Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ero davvero sconvolto quando scoprii che la mia fidanzata mi aveva tradito mentre stavamo pianificando il nostro matrimonio. Questo mi rese triste, ma anche un po' sollevato, perché almeno l'avevo scoperto prima di sposarci. Anche se ferito, volevo vendicarmi, quindi presi provvedimenti. Dopo un'eccezionale esibizione sul palco, ci sentivamo felici e orgogliosi. Ci abbracciavamo e ci comportavamo come adolescenti eccitati. La nostra band, Starhawk, era stata l'apertura per un grande spettacolo all'Ensing e eravamo euforici all'idea di dimostrarci come una delle migliori band locali. La nostra performance fu strepitosa, entusiasmammo la folla e ricevemmo molti applausi al termine. Ma poi notai che la mia fidanzata, Catherine, non c'era. Cominciai a preoccuparmi quando finalmente arrivò. Sembrava un po' nervosa. Il suo trucco era perfetto, ma i suoi capelli erano disordinati, cosa insolita per lei. Mi diede un rapido bacio e sentii un odore strano su di lei. Non menzionò neanche quanto bene avessimo fatto sul palco, probabilmente perché non lo aveva visto. Impacchettammo le nostre cose e ascoltammo in silenzio la band successiva esibirsi dietro le quinte. Erano davvero bravi e speravo che un giorno potessimo essere altrettanto di successo. Notai che il loro batterista, Bobby Lee, guardava Catherine più volte, dandole occhiate di tanto in tanto. Quando mi vide osservarlo, sorrise con arroganza, senza preoccuparsi di nasconderlo. Suppongo che quando sei Bobby Lee, credi di poter fare qualsiasi cosa. A quel punto della loro carriera, i Ravage Crew erano sull'orlo di diventare leggendari, e Bobby Lee era già una leggenda, noto non solo per le sue abilità di batterista, ma anche per la sua reputazione di donnaiolo con un fisico ben dotato. Era noto che Bobby Lee era stato intimo con diverse attrici di primo piano e poteva incantare facilmente le donne con uno schiocco delle dita. Non potevo fare a meno di chiedermi se avesse davvero bisogno di schioccare le dita per conquistare Catherine. Mi avvicinai lentamente a Steve, che non mi prestò attenzione per circa mezzo minuto, fissando dritto davanti a sé prima di riconoscermi finalmente. Mi sussurrò che lei aveva lasciato il tour bus subito dopo la nostra esibizione. Bobby Lee era uscito pochi minuti prima di lei, tutto vestito per lo spettacolo, con un grande sorriso sul viso. Probabilmente doveva sistemarsi un po', dannazione. Non potevo dire molto più di questo. Il nostro team partì poco dopo l'intervallo e si diresse al nostro posto preferito per festeggiare, il State Street Bar and Grill. Il posto era un po' vuoto perché la maggior parte dei clienti abituali era al concerto. Quando entrammo, la gente ci accolse come se fossimo campioni di ritorno a casa. Sembrava che tutti conoscessero qualcuno che era stato al concerto e quelli che non c'erano erano impegnati a inviare messaggi e a scattare foto della nostra esibizione. Anche se ero sconvolto dentro, cercavo di mantenere la calma all'esterno per capire i miei prossimi passi. Non avevo bisogno di evitare Catherine, perché lei sembrava colpevole e manteneva le distanze senza renderlo troppo evidente. Trovai un angolo tranquillo all'estremità del bar e presi un sorso di costoso whisky Rye Angel Envy. Costava molto, ma dopo la nostra esibizione di successo di quella sera, sembrava valerne la pena. Guardando l'orologio BL sulla parete, pensavo a quanto rapidamente le cose fossero cambiate in meno di 3 ore. Avevamo finito il soundcheck presto e poi Vince Null, il bassista di un'altra band, ci invitò sul loro tour bus per un drink prima dello spettacolo. Sapevo che i membri della crew erano interessati alle nostre compagne, erano tutte attraenti. Mia moglie, Catherine, ad esempio, è splendida, come una dea greca con lunghi capelli castani scuri e pelle olivastra. Quella sera sembrava incredibile in un vestito blu stretto e tacchi abbinati. Il nostro gruppo scese dal tour bus 10 minuti prima che la nostra esibizione dovesse iniziare, ma le nostre compagne rimasero indietro con i ragazzi della troupe cinematografica. Jay,
il nostro chitarrista principale, ed io ci sentivamo a disagio per questo, ma le nostre compagne ci rassicurarono che sarebbe stato tutto a posto e che sarebbero rimaste solo per un po'. «Sei sicuro?» chiese Jay, e tutte annuirono, quindi andammo a prepararci per lo spettacolo. «Dannazione!» mormorai mentre lasciavo il bar, salivo in macchina e tornavo a casa senza la sposa. Era passato solo un quinto di minuto dal mio ritorno a casa prima che squillasse il telefono di casa. «Indovina chi? Amore, dove sei andato?» «Mi sono girata e non c'erano più», disse Catherine. «E tu sei sorpresa?» risposi. «Questa sera hai dormito con Bobby Lee, sei nel passato». Abbassai il telefono con forza. Avrebbe dovuto essere un indizio. Lei irruppe dalla porta 30 minuti dopo, il trucco sbavato dalle lacrime. «Dobbiamo parlare, tesoro», piangeva, le lacrime le scorrevano sul viso. «Puoi sistemare questo, Catherine? Puoi?» gridai contro di lei. Si lasciò cadere sul divano, nascondendo il viso tra le mani. «È Bobby Lee, tesoro, è una leggenda», supplicò. «E perché dovrei importarmene?» ribattei. «È Bobby Lee, il Bobby Lee», insistette, aspettandosi che fossi orgoglioso di condividerla con lui. «Naturalmente no», risposi gocciolando di sarcasmo. «Lui è stato con attrici e supermodelle, e questo dovrebbe giustificare che tu mi abbia tradito con lui?» interruppi. All'inizio sembrava confusa, poi capì cosa intendevo e la rabbia apparve sul suo viso. «Ex fidanzato, andiamo!» disse a voce alta. «È tutto pronto e pagato. Ci sposiamo tra 3 mesi da domani. Ci sposeremo tra 3 mesi da domani, amore». «Non sposerò l'ultima conquista di Bobby Lee», dissi. «Mio padre sarà davvero arrabbiato», avvertì. «Abbiamo 500 ospiti che verranno al matrimonio. I miei genitori hanno investito una fortuna in questo». Non menzionai che Catherine è la figlia di Cameron e Twyla Jefferson della stimata famiglia Boston Jefferson, una delle famiglie più ricche e influenti della città. Non riesco a credere di aver trascurato quel dettaglio, visto che i suoi genitori si assicurano di ricordarmelo quasi ogni altro giorno, nonostante li conosca da circa 18 mesi. Sembra che abbiano sottolineato la loro ricchezza e il loro status sociale nella società di Boston almeno 3 dozzine di volte. Non ero esattamente la loro prima scelta come genero. Mentre il mio lavoro diurno come ingegnere chimico in una piccola azienda a Lansing mi garantiva uno stipendio a 6 cifre e la mia nascente carriera musicale stava portando dei soldi decenti, con potenzialità per di più, sapevo che non avrei mai raggiunto il prestigio dei Jefferson di Boston. Al meglio ero tollerato, ma forse è così che dovrebbe essere. A Punxsutawney, Pennsylvania, la cosa più famosa è una marmotta. La mia famiglia è composta da 6 persone, ma non abbiamo molti soldi. Siamo negli Stati Uniti da 4 generazioni, siamo arrivati da qualche parte in Europa centrale molto tempo fa. I Jefferson, invece, sono in America dai primi giorni. Si sono arricchiti con attività come la banca e il commercio, e essendo amici con persone ricche inglesi prima della rivoluzione. Ho incontrato Catherine nel nostro 3° anno alla Michigan State. Lei studiava relazioni pubbliche. Ci siamo incontrati per la prima volta a una festa a tema anni 50. Lei era arrivata con un ragazzo che pensava di essere Elvis Presley, ma era piuttosto serio e poco rilassato. Le cose presero una brutta piega quando lui, forse alimentato da troppo alcol, mi urtò, facendomi versare la birra. Tentò di iniziare una rissa, ma la fermai rapidamente, lasciandolo incosciente sul pavimento. Catherine scelse di lasciare la festa con me quella notte. Dopo 3 mesi di frequentazione diventammo intimi e ci impegnammo l'uno con l'altro. Le proporsi il nostro primo anniversario. Il nostro viaggio insieme non è stato sempre tranquillo. Catherine, consapevole della sua bellezza e proveniente da un background privilegiato, talvolta manifesta un'aria di superiorità. Questo ha causato attriti tra lei e alcuni dei miei amici meno raffinati. Lei non riesce a capire perché mantengo quelle amicizie se davvero la amo. In risposta, la sfido chiedendole perché non usa mai soprannomi come Katie, Cat o Kate. Lei risponde sempre che non è chi è. Io replico semplicemente, ma è esattamente chi sei. Torno alla realtà quando Catherine mi supplica disperatamente. Per favore, Simon, ti amo, solo te. Possiamo sistemare tutto. Davvero mi ami? Come hai potuto farmi così male se mi ami? Protestai.
Non era per amore, sì, era solo un'occasione con Bobby Lee e il suo... Sputai fuori. Capisco, Catherine, anche se non lo faccio, dissi. Lei arrossì profondamente, sembrando voler dire qualcosa, ma non riuscendoci. Le lacrime le cadevano sul viso. Era troppo, Catherine, dissi. Mi dispiace, vedi? È la verità. È stato un errore. Possiamo dimenticare un errore? Implorò. Mi passai le mani tra i capelli, sentendo improvvisamente un mal di testa per tutto lo stress. Ha infranto tutto l'accordo, tesoro, e non siamo nemmeno sposati ancora. Non passerò tutta la mia vita a chiedermi se mia moglie dorme con ogni ragazzo famoso che incontra. E, a proposito, hai davvero bisogno di fare una doccia, dissi. Quella notte dormii sul divano. Sapevo che la mia decisione era quella giusta. Quello che era successo mi aveva distrutto. Ma amavo ancora quella stupida donna. Quando Catherine finalmente uscì dalla camera da letto, ero a metà della mia quinta tazza di caffè. Era evidente che aveva passato una notte insonne, sembrava completamente esausta. Non potevo fare a meno di speculare su cosa la turbasse di più, rompere il fidanzamento o dover affrontare i suoi genitori. Dopo essersi versata una tazza di caffè, si sedette all'estremità opposta del divano. «Possiamo discuterne ulteriormente?» chiese dolcemente. «Non sono sicuro che ci sia molto altro da discutere», risposi con tono neutro. Michi volle tutta la mia forza di volontà per non reagire violentemente alla sua presenza. «Mi dispiace, dico sul serio, mi dispiace sia per averti tradito sia per averti causato dolore. Sono stata sconsiderata e stupida, è stato un terribile errore». La mia autocontrollo crollò. «Un terribile errore?» esclamai. «No, questo è stato un errore colossale. Scusarsi, versare qualche lacrima e mostrare rimorso non basterà. Comunque, se abbiamo finito qui, i tuoi genitori si aspettano la tua chiamata». «Oh, Dio, hai già parlato con loro?» balbettò. «Sentivano che meritavano di sapere la verità e non mi fidavo che tu lo facessi». Era davvero triste per loro scoprire che la loro figlia perfetta era stata con una rock star famosa. Tua madre sembrava davvero imbarazzata, forse pensando a come lo avrebbe spiegato ai suoi amici durante il tè, e tuo padre pensavo avrebbe potuto avere un infarto. Nessun padre vorrebbe sentire una cosa del genere sulla sua figlia. Il suo pianto si intensificò e si trasformò in singhiozzi pieni. «Oh no, oh no, oh no, non posso credere che mi hai tradito così!» gridò. «Davvero pensavi che avrei preso la colpa per quello che hai fatto solo perché volevi accettare l'offerta di Bobby Lee? Siamo realistici qui, soprattutto quando tuo padre sta contando ogni centesimo che ha speso per questo matrimonio. Almeno lui mi ha detto, scusa per il tuo, come lo ha chiamato, errore, proprio prima di dirmi che non vuole più vedermi e se lo facesse, potrebbe farmi male uno dei suoi uomini della sicurezza. Fortunatamente, non sono io quello che ha sbagliato qui. Ora, se mi scusi, vado da Boomer per parlare con i ragazzi dei nostri prossimi concerti e forse qualcuno saprà un posto dove posso stare per un po'». 2 settimane dopo trovai un nuovo posto dove vivere e Catherine era fuori dalla mia vita. Faceva male, ma ero giovane e sapevo che alla fine mi sarei sentito meglio anche se i membri della band mi prendevano in giro per tutto l'anno successivo nascondendo righelli nella mia macchina e nell'attrezzatura. È solo il modo in cui mostrano affetto. Fine, quasi. Un sabato mattina, circa 8 settimane dopo essermi separato da Catherine, tornai al mio appartamento dopo una corsa mattutina alle 5. Il telefono iniziò a squillare e non smise finché non risposi, sorpreso. «Ciao», ansimai, ancora senza fiato per la corsa. Sei tu? Sembri sul punto di avere un infarto o qualcosa del genere», rispose Catherine. Consciamente rallentai la respirazione. Mi resi conto che la mia ex fidanzata era dall'altra parte della linea. Non avevamo parlato da quando mi ero trasferito dopo il nostro fidanzamento rotto a causa della sua infedeltà. Non ero entusiasta di sentire la sua voce. «Cosa vuoi ora?» echeggiò nella mia mente. «Ho appena finito la mia corsa mattutina del sabato», risposi bruscamente. «Cosa vuoi?» Il silenzio incontrò la mia risposta brusca. Sapevo che la mia risposta ostile l'aveva probabilmente colta di sorpresa. Scusa se ti disturbo, ma devo dirti che sono incinta».
Questa volta il silenzio sulla linea telefonica era mio. Fissavo il ricevitore, quasi aspettandomi di discernere le parole che viaggiavano attraverso la linea. La mia bocca era probabilmente spalancata e non sono sicuro di come le mie gambe siano riuscite a sostenermi. «Perché mi chiami, Catherine? Non stiamo più insieme», risposi piattamente, non riuscendo a comprendere la gravità della situazione. Questo non è successo all'improvviso, Simon. Sono incinta di circa 2 mesi. Ieri il mio medico ha confermato quello che mostrava il test domestico», disse Catherine. Devo ammettere che sono rimasto davvero sorpreso. Sembrava che tutto nella mia vita improvvisamente non avesse senso. Con il lungo cavo del telefono in mano, barcollai fino alla mia piccola cucina e mi sedetti su uno sgabello. «Terrò questo bambino», disse con fermezza. «Miei genitori ed io ci aspettiamo che tu ti prenda cura del nostro bambino». «Mi prenderò cura del nostro bambino anche se ai tuoi genitori non piaccio», risposi. Poi mi resi conto di qualcosa. «Ma stai assumendo che sia mio figlio?» «Ho i miei dubbi su questo, Catherine. 2 mesi fa eri con Bobby Lee e so che quella notte non usavate protezioni. Ho controllato nel cassetto del tuo comodino quando sono tornato a casa quella notte, per rabbia e curiosità. Ma abbiamo anche avuto dei momenti intimi diverse notti prima di quello e nemmeno allora usavo contraccettivi», ribatté. «Forse sì, forse no», risposi. «Un test del DNA potrebbe fornire chiarezza tra un paio di mesi». «I professionisti medici hanno ancora preoccupazioni sulla sicurezza di quei test», affermò. «Bene, allora suppongo che dovremo aspettare fino alla nascita del bambino per la conferma», dissi. «Fino ad allora, ascolta, potremmo riconciliarci e io trascorrerei il resto della nostra vita a farti ammenda. Mi dispiace, ti amo». «Non hai dimostrato quell'amore quando contava, essendo più attenta», controbattai. «Pensavo che ci fosse la possibilità che io e Catherine potessimo essere intimi senza usare un diaframma e che il bambino potesse essere mio. Non pensavo fosse probabile, ma ero pronto a prendere la responsabilità se si fosse rivelato vero. Tuttavia, non ero disposto a crescere il figlio di un altro uomo, specialmente uno concepito da Bobby Lee. Una settimana dopo ricevetti una telefonata inaspettata, molto inaspettata infatti. Cameron Jefferson chiese di incontrarmi nel suo ufficio. «Beh, chi sto prendendo in giro mi ha ordinato di incontrarlo nel suo ufficio dopo il lavoro il giorno successivo. Non ero entusiasta di essere convocato in quel modo, ma più di ogni altra cosa ero curioso. Naturalmente mi è passato per la mente che potesse prepararmi una trappola. Quando il personale di sicurezza di Cameron mi scortò nel suo ufficio, ero cauto. Mi fu indicato di sedermi di fronte a Cameron, che sedeva dietro la sua scrivania espansiva. Davanti a lui c'era un bicchiere di quello che sembrava essere un liquore di alta qualità in un bicchiere di cristallo squisito. «Questo è Bourbon Pappy Van Winkle, di 23 anni, ragazzo, l'apoteosi del whisky da sorseggiare. Non assaggerai mai niente di più morbido in vita tua, nella mia modesta opinione», osservò Cameron. «È il mio modo di presentarti una delle piaceri più raffinati della vita, che potrebbero essere tuoi una volta conclusa la nostra trattativa d'affari», disse Cameron. «Perché ama così tanto sua figlia, mi ha offerto un buon lavoro con uno stipendio di $1 milione e molti benefici. Mi ha anche dato una grande casa vicino a Boston, così sua figlia e suo marito potrebbero prendersi cura del loro bambino. Voleva mantenere segreto che sua figlia fosse rimasta incinta di Bobby Lee, anche se io non ero così importante. Voleva che dicessi di essere il padre del bambino prima che la gente scoprisse di sua figlia e Bobby Lee». Ho ascoltato attentamente quello che Cameron ha detto e mi sono sentito davvero imbarazzato perché in realtà ho pensato alla sua offerta. Voglio dire, chi non vorrebbe diventare milionario subito? E potrei anche tenere mia moglie. Ma aspetta, perché diavolo dovrei anche considerarlo? Certo, lei era attraente, ma potevo trovare altre donne attraenti, donne che non mi avrebbero tradito, donne che non portavano già il bambino di Bobby Lee. Ammetto che potrei non incontrare altre donne con il pedigree di essere Jefferson di Boston, ma almeno potrei guardarmi allo specchio senza sentirmi vergognoso. Ho cortesemente rifiutato l'offerta di Cam Jefferson. Ha riconosciuto la mia decisione, menzionando che non molte persone nella loro ventina avrebbero rifiutato la quantità di denaro che stava offrendo.
Il comportamento di C. Jefferson era tutt'altro che amichevole quando si chinò sul bagagliaio della macchina e mi spinse dentro con forza. Avrei dovuto occuparmi di te proprio qui, piccolo guastafeste. Non potevi fare a meno di metterci in imbarazzo, vero? Anche se non ero disorientato dai pugni, ammanettato e spinto nel bagagliaio di una macchina, non avrei avuto idea di cosa intendesse. Risposi con l'unico pensiero coerente che mi venne in mente. Questo causò alcuni altri colpi leggeri anche da parte di una delle guardie di Cam. Il mio occhio sinistro si stava chiudendo rapidamente e avevo difficoltà a respirare. Cam scoppiò in una furia, urlando e colpendomi con un giornale arrotolato come se fossi un cucciolo disobbediente, sebbene con un livello di forza che avrebbe potuto mettere fuori combattimento anche il cane più resiliente. Dopo l'aggressione, srotolò il giornale per rivelare la prima pagina, il noto National, inconfondibilmente incinta, accanto a un titolo che speculava sulla sua relazione con Bobby Lee e sulla possibilità che portasse il suo bambino. «Non c'entro niente», protestai attraverso le labbra insanguinate. «Giuro, perché mai mi esporrei volontariamente come un cornuto al mondo? Ho un buon reddito e aspiro a trovare un partner che non sia promiscuo». I suoi colpi cessarono, anche se mi preparai per altri. Aspettai nervosamente prima di aprire finalmente gli occhi e vidi Cam che passeggiava dietro la macchina. «Beh, in effetti ha senso», ammise finalmente. «È probabilmente uno degli altri ragazzi della band, o forse uno dei loro partner. Lo controllerò». «Ragazzi, portatelo all'ospedale più vicino e assicuratevi di mandarmi il conto». Uno dei teppisti mi tirò fuori dal bagagliaio e mi mise sul sedile posteriore della macchina. Lasciai del sangue sui sedili in pelle mentre mi portavano all'ospedale e mi lasciarono lì senza scusarsi. Solo per chiarire, no, non ho cercato di far arrestare Cam. Non avrebbe funzionato a Boston comunque, e Cam aveva problemi più grandi che farsi arrestare per avermi fatto del male. I media parlarono di Catherine per 6 mesi, trattandola come se volesse essere famosa come Kim Kardashian. Posso solo immaginare quanto sia stato pesante per sua madre Twyla, che si vantava di essere una Jefferson di Boston fino in fondo. Sono certo che abbia reso la vita di Cam un inferno durante quei 6 mesi. Se lo meritava davvero. Catherine è tornata a Boston poco dopo che lo scandalo è scoppiato. Si è sposata e divorziata 3 volte e ha avuto 4 figli con 4 uomini diversi, uno dei quali si è rivelato essere Bobby Lee. È passato un po' di tempo da quando ho lasciato Catherine e non ho frequentato nessuno regolarmente. Poi, una sera di venerdì, prima del nostro concerto, uno dei ragazzi della band ha aperto People Magazine su una foto di Bobby Lee e la sua ultima ossessione con la mia attrezzatura. La battuta era stantia, ma i ragazzi hanno i loro modi. Spremiamo una battuta fino all'osso prima di lasciarla andare. «Ah, bella ragazzi, davvero divertente», dissi sarcasticamente mentre afferravo la rivista con l'intenzione di buttarla via. Ma quando guardai le foto e la storia, qualcosa attirò la mia attenzione. Non ero davvero interessato alla vita amorosa di Bobby Lee, ma la terza foto mi colpì. Bobby Lee, il Family Guy, posava con la sua ragazza e sua madre. Sua madre era davvero bella per la sua età. Aveva circa 50 anni, capelli lunghi biondi, occhi azzurri e un corpo che farebbe ingelosire molte donne più giovani. Misero la rivista nella mia borsa con un sorriso come il Grinch dopo aver rubato i giocattoli di Natale. Nel mese successivo feci alcune ricerche su Bobby Lee, o meglio sulla sua famiglia. Scoprii che vivevano a Columbus, Ohio. Laura Nostrand, nota anche come Mrs. Lay, aveva divorziato da Carl Nostrand, il padre di Bobby, anni fa. Il loro matrimonio di 2 decenni era finito a causa dei tentativi di Carl di emulare il comportamento promiscuo del figlio. Uno sguardo alle foto di Laura rivelava una donna consapevole del suo persistente fascino. A 52 anni i suoi vestiti avevano orli più corti rispetto alle tipiche mamme del calcio, accentuando il suo generoso décolleté senza riserve. Più esaminavo quelle immagini, più mi rendevo conto, mio malgrado, della mia attrazione. Sia i miei compagni di band che i colleghi esprimevano rammarico per il mio trasferimento all'ufficio di Columbus, OAC. Fingevo tristezza anch'io, ma in realtà ero piuttosto soddisfatto. La promozione includeva un sostanzioso aumento di stipendio
e 2 mesi dopo avevo un appuntamento con niente meno che Laura Nostrand. Incontrare Laura sembrava una coincidenza fortunata. Era in un locale con un'amica, Sue, ed era conosciuta lì perché era la madre di Bobby Lee. Mi aspettavo che fosse lì, basandomi sulla mia ricerca. Quando arrivarono, verso le 8, mandai loro dei drink al tavolo. Mi notarono con un cenno, ma rimasi al bar finché lei non si avvicinò a me. «O sei molto coraggioso, o forse hai bisogno di occhiali», disse con una voce affascinante. «Siamo abbastanza grandi per essere tua madre». «Sì, sono d'accordo, ma se mia madre fosse come te, sarei nei guai». «Oh, smettila», rise lei. Trascorsi il resto della serata divertendomi molto con le 2 donne. Sembrava evidente che anche loro si stessero divertendo. Prima di separarci, scambiai i numeri con Laura e ricevetti la rassicurazione che si sarebbero unite di nuovo a me al ristorante il venerdì successivo. Il venerdì successivo ero abbastanza certo che Laura si fosse vestita pensando a me. Il suo vestito nero, tagliato a metà coscia, drappeggiava elegantemente sul suo corpo. Indossava un reggiseno di pizzo nero che, come si notava, era prominente per tutta la serata. L'abbigliamento di Sue era più sobrio, forse intenzionalmente, mentre interpretava il ruolo di amica di supporto o ala. Laura sembrava meno preoccupata della differenza di età e diventava sempre più affettuosa, toccandomi spesso le braccia e le spalle mentre affrontavamo argomenti personali. Né lei né Sue menzionarono il figlio famoso. Anch'io evitai di sollevare l'argomento, sebbene nascondessi un'agenda nascosta. Quando l'orologio segnò quasi mezzanotte e si congedarono, Sue mi diede un caloroso abbraccio mentre Laura mi conferì un bacio più intimo sulle labbra. Chiamai Laura per fissare un appuntamento per la settimana successiva e lei accettò dopo una breve pausa. «Sei sicuro? Che cosa direbbe tua madre se sapesse che stai uscendo con qualcuno della sua età?» chiese Laura. «Probabilmente mi direbbe di essere educato e di tenere le porte aperte per te, proprio come farebbe se avessi 18 o 35 anni, o probabilmente la stessa età di lei», rise Laura. «Puoi provare a indovinare, ma non ti dirò la mia età né il mio peso. Non ti ha insegnato tua madre che ci sono certe cose che non si dovrebbero chiedere a una donna?» «Età e taglia del reggiseno», risposi. «Ma se preferisci non indossarlo, allora non devo preoccuparmi di questo alla mia età», continuò lei. «Non trovo attraente camminare senza. Le ragazze non sono più così sode come una volta alla mia età. Penso che tu ti sottovaluti un po'. Un po' di rigidità non guasterebbe l'aspetto. La maggior parte degli uomini apprezzerebbe il look senza di esso. Provalo e dimmi alla fine della serata che mi sbaglio». Sfacciato e persistente, suppongo che questo sia ciò che ottengo per passare del tempo con un uomo più giovane, concluse. Sembrava incredibile quando mi incontrò alla porta il venerdì successivo. Indossava un vestito verde smeraldo che accentuava ogni curva. «Ehi!» disse. «I miei occhi sono qui, giovane uomo!» «Sì, ma qualcos'altro ha attirato la mia attenzione proprio qui», risposi sorridendo. «Dimmi solo che non sembro bene, è ridicolo», disse con una voce roca. «Sembri assolutamente incredibile, irresistibile», sussurrai. Ho cercato di fare colpo su Laura, a partire dalla cena da Pascal, il miglior ristorante italiano dell'Ohio. Poi siamo andati a Swing Columbus, un vivace jazz e blues club con una pista da ballo. Potrei non essere il miglior ballerino, ma riesco a cavarmela e sapevo che alla maggior parte delle donne piace ballare. Lei sembrava divertirsi molto. Ho anche scoperto che apprezza i buoni spiriti, gustando il single malt Glenmorangie di 18 anni come dovrebbe essere, puro e delizioso. Abbiamo conversato per tutta la serata, eppure l'argomento del suo famoso figlio non è mai emerso. Anche io evitai di menzionare la mia professione come musicista. È stata probabilmente la miglior uscita che abbia mai avuto. Alla fine della serata mi diede un gentile bacio sulle labbra e pianificammo di incontrarci di nuovo il sabato successivo. Il nostro prossimo appuntamento durò fino a domenica pomeriggio. Avevamo pianificato di uscire a cena e a ballare, ma lei suggerì di tornare a casa sua per bere qualcosa e mangiare un dolce. Ammiravo apertamente il suo corpo e non cercavo di nasconderlo. Lei sorrideva maliziosamente ogni volta che mi sorprendeva a guardarla, il che accadeva spesso. «Sai davvero come aumentare la fiducia di una donna più grande», disse lei in un momento della serata.
Sto solo facendo la mia parte, risposi. Condividemmo circa mezza bottiglia di whisky single Malt Glenfiddich di 18 anni insieme al suo cheesecake fatto in casa stile New York. Con mia sorpresa, aveva anche un talento per la pasticceria. Durante la nostra conversazione menzionò casualmente che suo figlio era Bobby Lee, il rinomato batterista dei Ravaged Crew. Finsi stupore, avendo precedentemente menzionato il mio coinvolgimento nella musica come musicista part-time. Tuttavia, lei presto rivelò la verità sul suo figlio. Confessai che avevamo incrociato brevemente le strade anni fa, quando risiedevo in Michigan. Espressi la mia ammirazione per i Ravaged Crew, che era genuina fino a un incidente non divulgato coinvolgente la mia fidanzata. Finimmo nel suo letto. All'inizio era un po' timida riguardo al suo corpo, dato l'avanzare dell'età, ma superò rapidamente questa ritrosia non appena vide che trovavo attraente il suo corpo. Passammo una grande notte. Mi svegliai tra le braccia di una donna straordinaria, una dea a suo modo. Cominciammo a riempire il nostro tempo libero prevalentemente in compagnia l'uno dell'altra. Percepivo che la sua attrazione verso di me riflettesse i miei stessi sentimenti per lei. Questo certamente non faceva parte delle nostre intenzioni iniziali. Devo confessare che il mio motivo iniziale per corteggiare la madre di Bobby Lee era radicato nella vendetta, ma quello che accadde con Laura andò ben oltre la vendetta. Mi conquistò il cuore. Inizialmente contemplai di mantenere il silenzio sulla nostra relazione, temendo le potenziali ripercussioni nel caso in cui incrociasse i miei genitori, ma mi resi conto della necessità dell'onestà se questa relazione dovesse progredire. Ammettere la verità non sarebbe stato semplice. Ci vollero 3 settimane per trovare il coraggio di affrontare l'argomento. Quando finalmente parlai, eravamo entrambi nudi, appena dopo aver avuto un momento privato insieme. Sembrava il momento giusto per dirle come mi sentivo davvero. Eravamo sdraiati a letto, uno di fronte all'altro, entrambi respirando pesantemente. Laura mi diede un piccolo sorriso. Potevo dire che mi aveva dato tutto, come sempre faceva. «Ho bisogno di dirti qualcosa, Laura», iniziai, balbettando sulle parole. «E voglio che aspetti finché non ho finito prima di dire qualcosa. Puoi farlo?» Lei mi guardò attentamente e con nervosismo. Annuì e io trasalii. Le raccontai tutta la storia riguardo a suo figlio e la mia ex fidanzata. Poi le raccontai del mio piano per la vendetta. Gli occhi di lei si spalancarono e si riempirono di lacrime. «Sei uno stronzo», iniziò, ma io misi un dito sulle sue labbra, silenziandola. «Non avevo mai pianificato di innamorarmi di te, Laura. Hai rovinato tutto a causa di me», dissi. Le lacrime che aveva trattenuto sgorgarono dai suoi occhi. «Mi ami?» stridette. Era il mio turno di annuire. «Quindi fammi capire bene, mio nuovo nipote, che non ho ancora incontrato, è figlio di mio figlio e della tua ex fidanzata. Sei sicuro?» «Piuttosto selvaggio», risposi. L'espressione di lei si fece cupa di tristezza. «Mi dispiace, Simon», disse. «Ha preso questo comportamento dal padre assente, che credeva nel diffondere se stesso sottilmente con ogni donna. Ho cercato di instillare valori migliori in mio figlio». Si schiarì la voce e abbassò lo sguardo. Poi si rallegrò mentre incontrava il mio sguardo. «Possiamo fare un passo indietro?» chiese. «Cosa hai in mente?» chiesi. Scrollò le spalle. «Hai detto che mi ami, era vero?» chiese. «È quello che ho detto», mormorai. Lei mi si arrampicò addosso e rivivemmo la nostra serata insieme. Scambiammo ancora qualche bacio prima di ritirarci per la notte. Mi svegliai per trovare i suoi occhi smeraldo fissi su di me. Mi salutò con un sorriso luminoso. «Supponendo che ricambi il tuo amore, naturalmente», commentò. Le restituii il sorriso. «Quindi, qual è il nostro prossimo passo?» chiese. «Questo è un territorio inesplorato. Sono abbastanza grande per essere tua madre. Non è un po' strano?» «Non ci ho mai pensato», realizzai. Mia madre probabilmente sarebbe sorpresa di sapere della differenza di età con la mia ragazza. «Bene, suppongo che non avremo figli», scherzai. Lei sembrava seria. «Non sono pronta a essere nonna», disse fermamente. «Giusto», dissi, «ma penso ancora che dovresti sposarmi». Il suo espressione si ammorbidì, mi guardò, lampeggiò 2 volte
e poi iniziò a piangere. L'unica cosa che potevo fare era abbracciarla stretta. Restammo così per diversi minuti. «Ti amo, cara, ma il matrimonio non è nei nostri piani», dichiarò seriamente. «Perché?» scherzai. «Sono un fan del rock classico», risposi, ma lei mi lanciò uno sguardo severo. «Il divario d'età non mi disturba, sicuro. Potresti essere vecchia quanto mia madre, ma non sei per nulla come lei. Ti vesti in modo diverso, ti comporti in modo diverso e onestamente sembri più giovane di lei», la rassicurai. «Quindi tua madre si veste più modestamente? Vorresti che mi vestissi così?» rispose. «È mia madre, Laura. Tu sei la mia ragazza e sei bella», iniziai. «Sei gentile ma flirti molto. Siamo onesti qui. Tra 10 anni avrò 62 anni e non sarò esattamente un rubacuori, mentre tu avrai 39 anni. Vorrai ancora stare con una donna più anziana?» chiese. «Chi dice che non sarai ancora attraente?» «Invecchiare è una scelta, Laura, ma seriamente ci ho pensato. Sarei miserabile senza di te e scommetto che lo saresti anche tu», affermai. «Sì, ma questo non necessita di matrimonio, sai? Possiamo convivere, è la norma oggigiorno», suggerì. Ora toccava a me darle uno sguardo fermo. «Non è così che la vedo, Laura. Voglio che tu sia mia moglie, la mia compagna per la vita, il mio tutto». Lei mi fissò incredula, scuotendo la testa. Annuii. Le lacrime le riempirono di nuovo gli occhi. «Sei sicuro che questo non sia qualche forma distorta di vendetta?» Mia madre aveva delle riserve sul mio desiderio di sposare una donna che aveva la sua età, ma appariva e si comportava un decennio più giovane. «Tieni la bussola, Daniel, ricorda, è fidanzata con tuo figlio», rimproverava mio padre. Mio padre arrossì profondamente. «Non sono così cattivo come il ragazzo che ha rubato la prima fidanzata di C», si ritrasse rapidamente. Laura rimase scioccata, balbettò la sua stessa scusa per suo figlio. «Accidenti, non avevo pianificato di spiegare tutto questo», dissi sommessamente. «Abbiamo avuto un piccolo matrimonio con solo pochi amici e familiari. Sì, ha invitato suo figlio famoso che è venuto al matrimonio. Quando Laura ci presentò, potevo dire che lui non mi ricordava affatto. Decisi di non dire nulla perché ero andato oltre la ricerca di vendetta, ma Laura non poté resistere a sollevarlo. «Tu e Bobby avete almeno 2 cose in comune», disse, attirando il suo sguardo. «Siete entrambi musicisti e entrambi avete avuto relazioni con la stessa donna, anche se Simon ha avuto il buon senso di non metterla incinta». Bobby sembrava confuso, forse perché era insolitamente sobrio. «Quel figlio di tuo con quella ragazza ricca di Boston, Katherine Jefferson, era la fidanzata di Simon quando l'hai messa incinta mentre la sua band apriva per la tua a Lansing, vero?» «Sei proprio come tuo padre sciocco, Bobby. Mi costi milioni in alimenti ogni anno e i suoi genitori sono già ricchi, non sono persone simpatiche», disse deciso. «Concordo», risposi, «e onestamente dovrei ringraziarti. Sono sfuggito per un pelo a far parte di quella famiglia sposandola». Simon stava sulla spiaggia, guardando le onde infrangersi sulla riva della grande isola delle Hawaii. Sua moglie, Laura, lo aspettava, sorridente brillantemente mentre lo salutava. Anche se non era più giovane come una volta, Simon pensava ancora che Laura sembrasse incredibile nel suo costume da bagno. Questo viaggio di 2 settimane era per celebrare il loro 20° anniversario. Simon rise tra sé, pensando a come il suo piano per vendicarsi di Bobby Lee si fosse trasformato nella migliore vendetta possibile. Una vita piena di esperienze con la sua vera anima gemella. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Grazie per aver